Oggi è una bellissima giornata per andare a fare un giro in montagna, medio-alta montagna. La scorsa notte ha piovuto parecchio, adesso c'è una piccola pausa di maltempo, ma stanotte dovrebbe arrivare un'altra grossa perturbazione, forse anche temporalesca, quindi si potrebbe potenzialmente assistere anche a un temporale di neve forse. Quali sono i motivi che ci hanno portato a fare questo grande classico bivacco Pozzolo che ho già fatto vedere in altri video? Motivi principali due. Uno perché è inizio primavera, è l'equinozio e quindi è una uscita rituale per salutare l'inverno e l'obiettivo è proprio quello di godersi l'ultima nevicata di questo inverno. Saremo al limite della quota neve, 1600 metri, quindi non è garantito che avremo la neve, ma ci sono buone possibilità. Secondo motivo molto importante è che a breve uscirà il mio libro e quindi ho bisogno del vostro supporto. Dopo, al caldo del bivacco, ve ne parlerò meglio. Comunque sappiate che è un libro che ha richiesto molto lavoro, un anno di lavoro, e si può già preordinare, quindi in descrizione troverete i link per poterlo ricevere subito appena uscirà a metà aprile. Quindi voi con il preordine siete sicuri di riceverlo esattamente il giorno dell'uscita, quindi conto molto su di voi, mi raccomando. E oggi qui con me c'è a farmi compagnia Davide, It's Only Adventure. Ciao ragazzi. La mia vittima di oggi con questi 1400 metri di dislivello, a parte che vabbè Davide è abbastanza preparato. In realtà c'era un terzo motivo per questa uscita, però Davide purtroppo mi ha deluso. Allora io volevo festeggiare il Natale, perché se c'è la neve c'è il Natale. E io ho chiesto a Davide il tartufone. Dov'è il tartufone, Davide? Non c'è, perché al supermercato c'erano al massimo gli ovietti di Pasqua. Cioè, non l'ho trovato. Delusione grandissima, niente Natale, cioè, vabbè, ripiegheremo su qualcos'altro, dai. Vabbè, un dolcetto l'ho portato, dai. Va bene, speriamo che sia natalizio però. No, non c'è niente di natalizio. Siamo quasi allora, a Pasqua. Sappi che se non nevicherà è per colpa tua. Sì, probabilmente sì, questo è vero. Guardate qui questi 3 castagne impressionanti, anzi 4, anzi più di 4 forse, anche lì sotto ce ne sono altri. Questi sono castagne plurisecolari sicuramente. Era da diverso tempo che non trovavo del chaga sulle piante di betulla e adesso casualmente, proprio prima con Davide parlavamo, il chaga quando lo nomini poi spunta fuori. Davide mi chiedeva del chaga e così via e alla fine l'abbiamo trovato qua, casualmente. Dovrebbe essere chaga, adesso da un po' che non faccio più una ricerca, però sembra proprio lui perché andando a fondo si vede che è tendente all'arancione e viene via a scaglie, ecco, e non è nient'altro che un fungo come tanti altri funghi che crescono sulla betulla, ma questo qui diciamo è più popolare nella zona boreale, quindi tra Canada, Alaska e la Siberia russa viene utilizzato molto in infusione, ha delle proprietà curative, ricco di antiossidanti, di vitamine, quindi in quelle zone lì viene utilizzato molto. Qui è più raro, quindi a mio parere secondo me è meglio lasciarlo lì dov'è. Poi se vogliamo prenderne un pezzettino, se lo sappiamo riconoscere, vogliamo prenderne un pezzettino per assaggiarlo in infusione, si può anche fare.
Siamo praticamente arrivati, mancano 100 metri di dislivello, l'ultima rampa. Adesso nevica bene, abbiamo smadonnato un po' perché si sprofondava, ci sono dei tratti in costa abbastanza un po' insidiosi, ecco, quindi ci stiamo mettendo un po' di tempo, ecco, e anche questi ultimi 100 metri richiederanno un po' di tempo, però ci siamo. Beh, Che dici, Davide? l'avevamo detto a casa che sarebbe stato così. Sì, sì, speravo che la neve ci fosse un pochino dopo, Più un po' più su, però diciamo che era secondo programma. Ah, ma lo sai che mi sa che è un mustelide? Ah, mi stai riprende. Vieni qua se mi bene bene dentro. A lei l'onore. Da un po' che non ci vengo qui. Porca. Fantastico. Oh! Porco zio! Che poi, vabbè, Grappetta? sì, non era quella della confezione, ma sarà grappetta, immagino. Non ci hanno messo l'acqua dentro. No, no. È grappetta? È grappa. Io l'avevo finita la mia. Che bella storetta.
Ci sarebbe voluto un bel cavalletto per tagliare un bel po' di legna, considerando che qua bene o male l'attrezzatura c'è, ci sono delle belle seghe, c'è un po' di tutto, quindi vabbè, io il cavalletto non l'ho trovato, quindi come ripiego piuttosto che niente va bene questo carrellino, che dovrebbe essere il carrellino di una teleferica, che almeno mi agevola il taglio. Come da previsioni adesso sta cominciando a nevicare in modo molto più intenso, i fiocchi cominciano a essere decisamente più grossi. Prima di abbandonarmi ai fumi dell'alcol, del buon vino e del cibo strameritato, perché comunque abbiamo fatto una discreta fatica oggi, lasciate che vi parli brevemente un pochino di come è nata la storia di questo libro. Sostanzialmente sono stato contattato da una casa editrice, abbastanza importante, quindi il gruppo Mondadori, che mi ha proposto di scrivere un libro. E non avendo mai scritto prima d'ora nulla del genere, a parte che mi sono sentito un privilegiato, perché so che comunque molti scrittori magari fanno fatica a farsi pubblicare da case editrici come per esempio Mondadori, quindi da un lato mi sono sentito anche in dovere di farlo perché era una grande opportunità, e dall'altro anche un qualcosa di nobile, perché scrivere un libro è effettivamente qualcosa di nobile, secondo me. Significa lasciare una traccia, significa darsi molto, significa parlare molto anche della propria sfera privata, e in questo libro, che si intitola Nel silenzio della baita, ovviamente, come potrete immaginare, il focus è proprio su questa esperienza che ho iniziato diversi anni fa,
della risistemazione della baita, ma ovviamente non si parlerà solo di quello, si parlerà di tante cose. È un libro secondo me abbastanza dinamico, di viaggi, solitudine, trekking, e poi entreremo nei dettagli dell'esperienza della baita, rispondendo oltretutto a moltissime domande che molti di voi nel corso del tempo mi hanno fatto e alle quali ho potuto rispondere insomma in modo abbastanza sintetico, perché su YouTube è così, non posso rispondere a tutti quanti in modo estremamente dettagliato. Quindi in descrizione troverete il link per il preordine del libro. Vi chiedo, se possibile, nel limite del possibile, se mi seguite dall'inizio o se avete iniziato a seguirmi anche successivamente, di supportare questo progetto del libro, perché ci tengo davvero ad avere un vostro riscontro, ad avere una vostra recensione onesta, che sia onesta, perché sono davvero curioso di sapere se tutto sommato ho fatto un buon lavoro o se forse è meglio fare altro, ecco. Io ci ho provato, ci ho messo tutto il mio impegno e quindi niente, aspetto la vostra recensione. Il libro si ordinerà su Amazon, lo potrete anche trovare in libreria, ma diciamo questo è il preordine. Voi lo ordinate tramite questo link e il giorno dell'uscita lo riceverete già a casa vostra, quindi sarete i primi a riceverlo. Scritto totalmente di mio pugno, anche la copertina è stata fatta grazie alla mia amica Yoko, che proprio negli ultimi giorni è riuscita a tirar fuori una copertina che secondo me è bellissima. All'interno del libro ci sono anche varie fotografie, fotografie private di anche molti anni fa, e quindi non vi resta che leggerlo. Il prezzo dovrebbe essere di 18,90 € se prendete il cartaceo. Comunque dal link poi troverete ovviamente tutti i dettagli, maggiori dettagli riguardo a questo libro. Bene, adesso finalmente possiamo mangiare e bere. Stavolta mi sono organizzato con le ciabatte ultra leggere. Ciabatte sono lusso, Bravo. Tanta roba. Se no porto la vestaglia anche. E quella non so di male. In seta, confortevole. Oh! Eccolo qui, oste. Tutto bene. Ah, sì. Che bello. Tenga, messere. Questo che cos'è? Disinfettante? Però non mi sa che stava già lì, non lo so. No, beh. Why not? Sì, effettivamente. Una disinfettata. Cosa là? Salute a questo meritatissimo aperitivo e a questa polentata con cervo. Ne vedremo delle belle. Alla vostra. Temperatura Perfetta. Perfetta. Visto? Inizio.
Questo si può usare? Pulito? Sì, sì. Va che bel piattino. Polenta e ragù di cervo. Bene, teniamo un po' anche per un bis. Bene, hai di vino? Sì, sì. Salute. Cheers. Cena alle 9:30. Dai, va bene. Perfetti. Sì. Mamma mia, che piattino, ragazzi. Forse la Mamma polenta mia. un tantino troppo salata. Buono. Ma l'hai speziata la polenta? O il Non c'è ragù. ragù? Ho messo un po' di garofano, ginepro, alloro e pepe. Mizzica, buono. Come faccia? E vino rosso ovviamente. Beh. Bene, finalmente è giunta l'ora di andare a riposare. Abbiamo a disposizione brande con materassi, quindi proprio grande lusso. Sta nevicando, ma un po' meno rispetto alle aspettative. È vero che la notte è lunga, quindi domani vedremo. Al momento ho messo giù 10 cm scarsi. Le previsioni davano dai 20 ai 30 cm. Domani vedremo come sarà la situazione, però per adesso sembra abbastanza tranquilla. Buonanotte.
Buongiorno Davide, hai dormito bene? Bene, bene, alla grande. Bravo. Questo posto è veramente lussuoso, direi, guarda, una cosa impressionante. Un bivacco così, cioè è proprio un rifugio effettivamente, cioè non è un bivacco, è veramente spettacolare. Poi abbiamo una bellissima nevicata, ha messo giù 30 cm, quindi anche la discesa sarà una bella avventura. Buongiorno, le previsioni dovevano essere in miglioramento, ma in realtà sta nevicando ancora molto copiosamente. Vabbè, poco importa, tanto il ritorno in discesa sarà comunque una bella avventura, perché comunque, insomma, anche in discesa sprofonderemo fino alle anche, penso. Però credo che il peggio sia andato, insomma. Era ieri il momento peggiore. E l'obiettivo è stato raggiunto perché abbiamo salutato questo inverno. Il paesaggio, ovviamente, come avete potuto vedere, è meraviglioso e quindi adesso ci avviamo verso la primavera, verso l'estate, verso la bella stagione. Ok, abbiamo risistemato tutto, abbiamo pulito tutto, siamo pronti per ripartire. Nevica ancora. Va bene. Dovremo sicuramente sprofondare almeno fin qua. Però è stata come al solito una bellissima esperienza. Il bivacco Pozzolo è un posto in cui insomma sono venuto diverse volte e ogni volta comunque regala grandi emozioni. Come diceva prima Davide, è praticamente un rifugio più che un bivacco, perché è una baita invidiabile, ecco, è veramente tenuta bene e quindi mi raccomando, se deciderete di venirci su, cercate di contribuire al suo mantenimento tenendolo più in ordine possibile, perché è veramente spettacolare. Davide, la tua prima esperienza in questo bivacco, soddisfacente, no? Sì, poi Bello, è veramente spettacolare, quei materassi sopra, cioè qualcosa di sì. lussuoso, No, ragazzi. abbiamo fatto una dormita incredibile. Lo sviai tardissimo, era troppo bello. Sì. Niente, dai, ci vediamo al prossimo video. Grazie a Davide per la compagnia e soprattutto per il supporto proprio anche nell'ascensione in condizioni di neve molto alta. Alternarsi fa veramente la differenza. Fossi stato da solo avrei smadonnato ancora molto di più di quanto abbiamo già fatto ieri assieme, figuriamoci. Quindi. Sì, darsi il cambio sul fare la traccia sì, è un'altra cosa. È un'altra cosa, sì. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ne ha buttata giù un bel po'.